Oggi andremo a vedere insieme 3 indicatori facilissimi da impostare e che ci vanno a dire che per ognuno di essi è possibile settare una sorta di mini strategia, quindi ogni indicatore ci potrà dire quando entrare e quando uscire dalla posizione o comunque ci indica posizioni o punti importanti. Andiamo a vedere se realmente è così. Nel corso dei prossimi video ho intenzione di andare a prendere tutti questi mini indicatori, mini strategie, chiamiamole così, e vedere se effettivamente funzionano. Alcuni di questi ci vanno a dire che hanno un win rate dell'80%, 90%, è vero, non è vero, man mano lo scopriremo, però cominciamo a vedere quali sono i più carini o quelli più particolari che ho trovato online. Ah, e non ti dimenticare del like, lo so che ti stavi dimenticando, Ed eccoci qua, prima strategia breve da 1 minuto, andiamo a vedere come funziona. Ovviamente abbiamo bisogno di un indicatore, quello che ci vanno a dire, quello speciale che ci va subito a far capire la strategia, a creare la nostra strategia semplicissima. Ovviamente, ripeto, io l'ho trovate online, sono quelle strategie veloci che vi spiegano in 1 minuto. Poi le andrò a approfondire una per una tutto quello che vedremo e proverò a fare trading usando soltanto queste strategie, questi indicatori, eccetera. Quindi, primo indicatore. Don Chain Zig Zag, vediamo il nostro indicatore magico, eccolo qua. Andiamo a cambiare qualche parametro, io lo stavo già provando, e andiamo qua dove c'è input, facciamo 0,5 e dove c'è stile deselezioniamo le linee, mettiamo ok e andiamo a vedere il nostro grafico come si presenta. Ci dà queste fasce, queste bande colorate e ci dà questi zig zag blu. Io ho cercato un punto dove potevo farvi vedere appunto per metterla in pratica. Allora andiamo al grafico, candele scendono, si appoggiano appunto a questa linea blu, quando la sta per rompere, ecco qua, candela rossa si va a appoggiare proprio sul punto cruciale. Aspettiamo la prossima di conferma, quindi questa verde qua, se è verde appunto apriamo il long, se era rossa si aspettava. Quindi visto che è verde apriamo la nostra posizione long. Abbiamo aspettato questa candela, diciamo che ha chiuso qui e noi siamo contenti e abbiamo trovato il punto. Come si mette lo stop loss? Ci andiamo ad appoggiare a queste linee qua, appunto questa banda colorata che ci dà lui, lo impostiamo proprio qui. Take profit, andiamo a vedere il massimo diciamo precedente a questa discesa che era qui e quindi lo andiamo ad impostare qui. Semplicissimo. Sembra veramente semplice, non so se funzionerà. Addirittura il take profit si potrebbe mettere in un altro modo, ovvero aspettando appunto che le candele superano le bande colorate. Quindi la banda colorata ci arriva qui e noi mettiamo il take profit qui. Andando avanti vediamo che la posizione comunque è stata presa. Ovviamente non l'ho back testata, sto facendo un esempio con voi. Quindi lasciamola da testare, però più o meno è questa. Stessa cosa se si forma al contrario, poi magari troverò altri punti per farvela vedere. Quindi prima strategia con il primo indicatore, veramente semplicissima. Questa la voglio provare, appunto proverò a fare trading usando soltanto questo indicatore e questa strategia, vediamo cosa ne esce fuori. Comunque può essere un indicatore che può essere associato a qualche altra strategia, un'analisi. Non so quanto possa essere veritiero, non so quanto win rate ci sia calcolato in questa sorta di strategia. A me sembra davvero troppo semplice per essere vero, ma la proverò, queste cose mi incuriosiscono. Passiamo alla seconda strategia, questa volta ci vogliono 3 indicatori e 3 regole. Allora, primo indicatore ci vuole l'EMA, quindi cerchiamo l'EMA, io l'ho già impostato ovviamente, media mobile esponenziale. Una volta inserita andiamo qua in impostazioni e mettiamo periodo 200, gli cambiamo lo stile e lo mettiamo in bianco giusto per renderla un po' più chiara, potrebbe aiutarci. Secondo indicatore, l'STC, eccolo qua, indicatore STC, il primo che trovate. Ve lo inserirà qua sotto con queste onde verde e rosse. Terzo indicatore, eccolo qua, Trend Trader Strategy. Trend Trader Strategy, eccolo qua il primo, trovate scritto Harry Potter qui vicino. Lo inserite ed eccolo qua, vi appariranno appunto queste linee azzurrine. Adesso passiamo alle 3 regole. Prima regola, se le candele sono sopra l'EMA opereremo soltanto in buy, viceversa se si trovano al di sotto soltanto short.
Seconda regola, aspettare una candela verde di conferma che va a superare appunto la linea dell'indicatore Trend Trader Strategy. Terza regola, avere la conferma che l'onda sotto sia comunque verde. Quindi ora ci troviamo sopra l'EMA, quindi dobbiamo aprire posizioni soltanto in long. Un esempio ce l'abbiamo qui. Ha rotto la candela, ha superato appunto la linea del Trend Trader Strategy, ci ha dato la candela verde di conferma, sotto è verde e possiamo aprire la nostra posizione in long. Quindi diciamo che questa candela abbiamo avuto la conferma qui e apriamo la nostra posizione in long. Lo stop loss lo possiamo impostare o come la linea, quindi qui sulla linea, anche sull'EMA se non è troppo lontana. Poi vabbè, diciamo che ci sono vari modi per impostare stop loss e take profit, anche guardando diciamo il minimo precedente più o meno dove si era fermato qua in precedenza, e impostare il take profit al massimo precedente, quindi qua ad esempio lo impostiamo così. Vediamo se questa è andata in profitto. Sì, è andata in profitto. Anche questa sembra molto molto semplice, l'andrò a backtestare, anzi forse questa mi piace più di quella precedente. Ci sono più regole diciamo da rispettare, però sembra veramente molto 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 semplice. Vediamo ad esempio, vediamo un altro esempio per curiosità, voglio vederla sta strategia. Quindi candela rossa, qua sta superando l'EMA. Diciamo che apriamo il nostro long più o meno qui, lo andiamo a mettere come il massimo precedente, quest'ombra qui. Il take profit, lo stop loss lo andiamo ad impostare qui e vediamo che dopo poco tempo già sarebbe stata profitto. E carina. Poi bisogna vedere ad altri time frame se funziona. La voglio provare. Devo dire che mi piace. Altra situazione qui, guardate qui che carina. Ha superato, candela verde, apriamo il long. Sarebbe stata presa anche questa ovviamente. Anzi no, qua non abbiamo la conferma. Oppure sì, c'era un verde piccolino. Vabbè, questo è da vedere. Comunque me la studierò meglio. Vedo se posso approfondire anche questa perché è carina. Comunque da abbinare ad altre strategie magari ci sta. Anche questo indicatore molto molto carino. Vediamo se qui sarebbe stato in short. Ci sarebbe stata una bella posizione. Sì, qui siamo sotto l'EMA, quindi operiamo in short. Candela rossa va a superare al contrario appunto la linea azzurra del Trend Trader Strategy. Altra candela rossa di conferma, poi ok, si va a appoggiare qua ma non prende lo stop loss perché sarebbe stato messo qua. Il take profit, vabbè, lo potevamo mettere sicuramente qui, sarebbe stato preso tranquillamente, oppure quando si riappoggia su questa linea. Cioè molto molto carina, questo è da vedere. Passiamo alla terza. Terza strategia, anche qui abbiamo bisogno di 3 indicatori e anche questa sembra molto carina. Ho cercato di capirla al meglio, andiamo a vedere come funziona e quali sono gli indicatori che ci servono. Primo indicatore che ci serve è l'EMA e anche qui andiamo a mettere su periodi 200 una volta impostato. Prossimo indicatore RSI, anche qui andiamo a modificare qualcosa dove abbiamo l'input, gli mettiamo 9, dopodiché ok. Ultimo indicatore che ci serve è il VPN, Volume Positive Negative, eccolo qua, VPN. Una volta impostato l'unica cosa da andare a modificare è questa. Andiamo in impostazioni, input, deselezioniamo questo, lo troverete già selezionato, dobbiamo togliere soltanto questa spunta. Partire con l'ok e cominciare. Anche qui dobbiamo avere una condizione che il nostro grafico si deve trovare sopra l'EMA e quindi qui potremo aprire operazioni in long, potremo aprire posizioni in long. Se è sotto l'EMA, in short, stesso discorso. Mettiamo caso che troviamo questo punto dove appunto le candele sono sull'EMA e cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere qua sul VPN il punto in cui da rosso diventerà verde. Una volta trovato questo punto tracceremo una trendline sull'RSI. Quando questa trendline verrà rotta, in questo punto qua circa, possiamo aprire la nostra posizione long, dove è più o meno, è qui in questo punto qua più o meno. Diciamo che no, più o meno sì, qui, proprio qui, perché qua si appoggia sopra e qua l'ha rotta completamente. Quando abbiamo questa conferma
possiamo aprire la nostra posizione in long. Quindi come andiamo ad aprire la nostra posizione? Aspettiamo ovviamente la candela di conferma, quindi qui mettiamo conto che ha rotto, aspettiamo questa successiva, apriamo la nostra posizione su questa candela, ovviamente magari non sarò precisissimo, e mettiamo il nostro stop loss qui, come diciamo il minimo appena superato, lo swing precedente, che è 1,89. Adesso possiamo fare 2 volte e mezzo circa appunto questo per impostare il take profit. Io mi terrei più contenitivo per il 2, però vediamo magari il 2,5, anche 3, c'è chi lo imposta sul 3, però io sul 2 mi terrei a posto. E sarebbe il circa 3,8%, sarebbe qua 3,80%, più o meno qua il nostro take profit, e andiamo a vedere che è stato preso in pieno. Se l'avessimo messo a 2 volte e mezzo circa, comunque sia sarebbe stato preso anche 3 volte, vabbè magari è un caso. Io mi tengo sempre il doppio, diciamo così, quindi 2-1 rapporto. E anche questa mi piace, questa molto molto carina. Adesso vediamo in questo momento dove ci troviamo, magari si può aprire qualche posizione qui. Vediamo, siamo al di sotto dell'EMA. E qui invece è il contrario, dovremmo aspettare che da verde diventa rosso, rompere la trend line e aprire una posizione short. Molto carina, anche questa la tengo d'occhio, e anche questa la proverò a time frame più bassi, perché magari queste sono strategie che possono essere utilizzate su time frame magari, non so, 5 minuti, 15 minuti. Io le uso sempre sull'orario in qualsiasi caso, anche quando andrò a fare, diciamo, le challenge. Però sono da provare anche a time frame più bassi, non vengono specificati i time frame, a volte ho visto che nei loro video comunque sia c'è chi lavora sempre a un'ora, però molto molto carine, soprattutto l'ultima mi è piaciuta veramente tanto. Niente, spero che siano state veloci, magari se ce n'è una di questa che vi piace fatemelo sapere che l'approfondiamo. Io sicuramente le andrò a provare intensamente, cioè provando a fare trading soltanto utilizzando una di queste strategie, e poi porterò il risultato completo, anche perché questa qui addirittura ci vanno a dire che è del 98%, al 98% di win rate, mentre quella precedente a questa, non vorrei sbagliarmi, è circa dell'80%, che non è male, nella prima non è indicato. Quindi magari io proverei a partire proprio con questa qui. Questa mi ha veramente stupito. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.